Ciao a tutti, io sono Riccardo e questo è Body Positivity. Chiunque cresca nei media moderni ha una chiara idea di quali siano gli standard di bellezza. Essere magri, bianchi, senza difetti, con caratteristiche considerate convenzionalmente attraenti. Noi uomini siamo spesso incoraggiati ad avere degli addominali scolpiti, ma anche un petto in sedere grosso, ovviamente senza alcun tipo di grasso. Da questa descrizione è abbastanza facile capire perché la gente voglia ribellarsi a questo ideale, perché è irraggiungibile e anche per coloro che riescono a raggiungere qualcosa di simile è insostenibile a lungo termine. Tuttavia, ribellandosi contro questo sistema oppressivo, ci imbattiamo in situazioni in cui le persone denigrano coloro che sono in grado di adattarsi alla descrizione di ciò che è riconosciuto come ideale. Questa è la tipica mentalità di chi afferma che è un vero uomo alla pancia pensando che questa affermazione sia body positive. Ma in realtà fa più male che bene. Certo, gli uomini magri convenzionalmente attraenti hanno più privilegi degli uomini grassi nella nostra società. E quindi è del tutto comprensibile che altri uomini vogliano affermare la propria indipendenza e rifiutarsi di essere definiti da questi standard. L'idea di bellezza della nostra società, infatti, è ancora legata al voler tracciare confini definiti attorno a ciò che è attraente. Nel tentativo di ribellarci, quindi, gridiamo che è il vero uomo alla pancia perché altrimenti saremmo invisibili, senza alcun tipo di rappresentazione. E tutti noi vogliamo essere visti senza chiedere scusa per come appariamo. Eppure, quando lo facciamo, tracciamo un'altra linea attorno a ciò che è accettabile. Cambiamo il tipo di persona idealizzata. Costruiamo un ideale non convenzionale che però, in quanto ideale, va a scapito di altri. E questo è totalmente inutile. La vera ribellione arriva invece nel comprendere che non esistono linee definite attorno a ciò che è accettabile, semplicemente perché tutti i corpi sono validi. Il movimento Body Positive si sforza infatti di esprimere questa validità a prescindere dalle dimensioni, abilità o forma. In questa ricerca della parità però non bisogna dimenticarsi la distinzione tra insicurezza e oppressione. Quasi tutti infatti ci sentiamo insicuri sul nostro corpo, sul nostro aspetto in un modo o in un altro. D'altronde questo è il risultato di un mondo che si focalizza molto sul corpo. Ma il fatto che tutti affrontiamo delle insicurezze non è da confondersi con le esperienze contro le persone grasse. Se non capite di cosa sto parlando, pensate a quanto sia facile per una persona magra abusare di cibo o di alcol senza sentirsi dire che fa schifo o che il suo corpo fa schifo perché sta facendo del male alla propria salute. È importante quindi essere inclusivi nella forma più ampia possibile, evitando estremizzazioni su qualsiasi forma di standard. Ma la body positivity parte comunque dall'accettazione dei corpi grassi. Ed è solo liberandoci dallo stigma dell'essere grasse che anche le persone magre finalmente potranno liberarsi dall'oppressione del peso e dalle insicurezze sul loro corpo. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate qui sotto i vostri commenti e che la body positivity sia con voi.